Bentornati nella soffitta di Pippo. Oggi apriamo un cassetto pieno di poster, vinili, riviste ingiallite e VHS con l'etichetta scritta a penna, perché raccontiamo un equivoco delizioso. Le due Samantha Fox. Sì, due. Una è la cantante britannica, bionda, solare, regina del pop anni 80, quella di Touch Me, I Want Your Body. L'altra è Samantha Fox, nome d'arte di Stasia Therese Angela Mikula, attrice statunitense nata a New York il 3 dicembre 1950, attiva tra fine anni 70 e anni 80 nel cinema per adulti. In un'epoca senza internet, questa omonimia poteva creare più confusione di una VHS senza copertina. Uno chiedeva Samantha Fox e bisognava capire: quella da classifica, sintetizzatori e videoclip, oppure quella delle sale notturne, delle videoteche e della Golden Age a luci rosse americana. Due mondi, stesso nome, stessa capacità di far voltare la testa. Partiamo da Samantha Karen Fox, nata a Londra il 15 aprile 1966. Prima di cantare, diventa una modella glamour molto riconoscibile nel Regno Unito. Giovanissima viene notata da un concorso fotografico e approda sulla celebre Page 3 del tabloid The Sun. In poco tempo entra nell'immaginario pop britannico: giornali, poster, servizi e interviste. Prima dei social, Samantha era già ovunque. Solo che per seguirla non serviva lo smartphone, bastava passare in edicola. Nel 1986 arriva la svolta musicale. Esce Touch Me, I Want Your Body, un brano dance pop diretto, ammiccante, costruito su un ritornello impossibile da dimenticare. Il singolo arriva al numero 3 nel Regno Unito e al numero 4 negli USA. Da volto da copertina diventa pop star internazionale. Il videoclip, il look, l'energia, tutto racconta gli anni 80 più colorati e sfacciati. Il primo album, Touch Me, conferma la formula: pop, dance, sintetizzatori, ritmi radiofonici e una protagonista che sa stare al centro della scena. Nel 1987 arriva l'album Samantha Fox con Nothing's Gonna Stop Me Now, prodotto da Stock, Aitken e Waterman. Poi arriva I Wanna Have Some Fun, titolo che riassume il personaggio: divertimento, colore e un pizzico di malizia. Dall'altra parte dell'Atlantico c'è però un'altra Samantha Fox, diversa e figlia della stessa epoca di copertine e immagini forti. Stasia Therese Angela Mikula sceglie quel nome d'arte e diventa una presenza importante nella Golden Age del cinema per adulti USA. Era una stagione in cui molte produzioni cercavano ancora trame, personaggi e registi riconoscibili. La Samantha Fox americana non va liquidata come semplice presenza provocante. Aveva una formazione legata alla danza, una fisicità scenica e una personalità riconoscibile. Tra i titoli più citati della sua carriera troviamo Jack and Jill, Roommates, The Devil in Miss Jones 2 e A Night to Dismember. Quest'ultimo la porta anche nell'horror indipendente di Doris Wishman. Importante nella sua carriera è anche Chuck Vincent, regista con cui lavorò più volte. Qui siamo in quella zona che alla soffitta piace parecchio: cinema popolare, produzioni a basso budget, locandine sfacciate e scaffali nascosti. La Samantha americana era meno Top of the Pops e più notte newyorkese, meno radio e più pellicola consumata. Ed è qui che l'omonimia diventa una piccola commedia. La Samantha Fox inglese faceva alzare il volume della radio. La Samantha Fox americana faceva abbassare la voce al banco del videonoleggio. Una era luce al neon, pista da ballo e ritornello pop. L'altra era cinema sotterraneo, sale specializzate e immaginario adulto. Due percorsi diversi, ma legati a un tempo in cui l'immagine contava moltissimo. Negli anni 80, invece, le informazioni arrivavano a pezzi. Una rivista, una copertina, un passaparola, una recensione, una trasmissione vista per caso. Così un nome poteva diventare leggenda, equivoco, mistero. E Samantha Fox era proprio uno di quei nomi capaci di aprire due porte. Da una parte la discoteca, dall'altra la videoteca. Questo è un piccolo omaggio a entrambe. Samantha Karen Fox rappresenta il pop europeo anni 80.
tra classifiche, videoclip e fascino da poster. Stasia Mikula, scomparsa a New York il 22 aprile 2020, resta invece una figura di culto per chi ricorda o studia la Golden Age americana e il cinema di frontiera. Se questa storia vi ha fatto sorridere, lasciate un like, iscrivetevi alla Soffitta di Pippo e scrivete nei commenti quale altra icona, diva dimenticata o mistero da videoteca volete riscoprire. Qui continuiamo a spolverare ricordi, ma sotto la polvere ogni tanto troviamo ancora scintille. Le due Samantha Fox ricordano anni '80 colorati, maliziosi e pieni di sorprese. Un nome poteva significare due cose opposte, un ritornello da ballare o un film da cercare con discrezione. Forse è questo il bello della cultura pop, non è mai ordinata, ma quando la racconti bene torna viva con il suo profumo di carta, VHS, neon e nostalgia. Wow.